Immaginate cosa significa passare 24 ore su 24 con le stesse persone per 15 anni. Io ho passato più della metà della mia vita con loro. E la cosa ancora più assurda è che quelle persone non le hai scelte. È semplicemente arrivato qualcuno che vi ha messi insieme, tipo un matrimonio combinato. Discuti tutti i giorni. È quello che è successo a Il Volo. Il gruppo, composto da Piero, Gianluca e Ignazio, è stato creato a tavolino in un talent show. Loro avevano solo 14 anni e non si conoscevano. Siete più colleghi o amici? Dipende, andiamo a periodi noi. C'è una cosa che non gli hai mai detto a loro due? Stai commosso? Sì. Perché? Perché sì. L'incontro a Parigi, una tappa del loro tour. Ma scusa, quindi passeremo 48 ore insieme a te? Ci tocca? Voglio conoscervi separatamente. Con chi vuoi iniziare? Iniziare con me? Mi basta un attimo per capire i diversi caratteri. Piero è il maniaco del controllo. 8 minuti e ci vediamo in reception. Ignazio è pigro. Io vado a dormire. E Gianluca il misterioso. Poi vediamo. Per prima cosa accompagno Piero in camera. Prima di entrare vedrai tante bottiglie d'acqua, la camera senza la moquette. Ah, sono le richieste che un artista fa prima di entrare? Sì, soffro di allergia alla polvere, non posso dormire con la moquette perché Sei un tipo preciso? troppo. Tira fuori delle scarpe da corsa, una delle sue vere passioni. Ma corri sempre? Sempre. Lo seguirò anch'io e ovviamente ha organizzato tutto. 1,7 km siamo alla Torre Eiffel. Tu sei sempre così a 1000 e 2000. Io sono iperattivo, Sì. ma te fratello batti, dammi il 5. Faremo grandi cose. Di ieri ho corso a Lisbona. Poi quando arriviamo dopo domani a Sofia, si va a correre a Sofia. Così è l'unico modo per visitarla. Perché quando vivi così sei sempre in viaggio, ma in verità non vedi nessun posto. Sai che non so fare un biglietto aereo io? Non mi piace andare in vacanza. Devi Perché tutto l'anno sei costretto ad andarci. tutto l'anno così. Hai mai del tempo per te? Cosa intendi tempo per me? Una partita a calcetto con gli amici. No, non la un faccio viaggio che me ne vado a Parigi a fare shopping. No. Poi però è lui a farmi una domanda. Cosa pensano le persone del volo in generale? Poi chiedi. Da fuori sembrate 3 ragazzi tranquilli. Troppo bravi ragazzi, vero? Che non flexano. Flexare, termine creato dai trapper per indicare il gesto di ostentare qualcosa con orgoglio, vantarsi. Insomma, chi flexa è un figo. Una roba che con il volo c'entra davvero poco. Non mi appartiene. Mi confessa che una delle critiche che ricevono più spesso è quella di essere un gruppo per anziani. Perché nell'immaginario collettivo, come hai detto tu prima, si pensa che il volo sia per vecchi? Ma in Italia, in Messico, sono 70% ragazzine, pubblico giovanissimo, ragazzi e ragazze. Cioè tipo che si strappano i capelli, Sì. tipo Backstreet Boys. Non puoi cantare. Quando è che tu hai detto ai tuoi genitori che volevi fare il cantante? Mai. L'ha capito mio nonno. A che età? 8-10 anni. Partecipa a Ti lascio una canzone e, come abbiamo detto, viene messo in gruppo con Gianluca e Ignazio. Tutto nato così, non abbiamo Non scelto siete di amici da fare. sempre. No, ci siamo conosciuti là. Vi dovete sopportare. Sono persone molto diverse, con un pubblico molto diverso. Allora, Gianluca è quello che cucca di più. E vecchie. No, con le ragazze. Ah, ok. Ragazzi, quindi Ignazio simpaticone. Ignazio lei, sì. le nonne per Ignazio impazzisco. Io più Tu prendi un po' tutto, però tu sei belloccio, dai. Ora però deve passare il testimone e accompagnarmi da Ignazio. in pratica lo troverai sul letto, non viene mai a cena, quindi fa sempre il room service. Adesso che ti vedrà entrare, sarà l'uomo più scocciato del mondo. Ignazio, a me te ne sei aperto la valigia. Eccoci. Ma manco ti sei cambiato? Vediamo se è aperta la valigia. Mentre noi abbiamo attraversato Parigi, lui è rimasto fermo sul letto. Alle 8:15 ci vediamo al ristorante. Mamma, questo è una schedule. 12 minuti. Visto? Insomma, è uno che ama la tranquillità, il silenzio. Ma spero che cadi, non ti devi fare male, ma cadi. Hai bagnato tutto a terra. C'è asciutto. Mannaggia a te, mannaggia. Mi dicono che solitamente tu a cena non ce ne vai. A cena quasi no, non vado mai. Perché vivere 15 anni insieme quasi tutti i giorni non è facile. È fondamentale avere i propri spazi. Ignazio, a differenza dei suoi compagni, a volte deve rimanere da solo. Ma stasera farà un'eccezione e uscirà con noi. È che quando si sta insieme si fa sempre cacciara, si mangia troppo, si beve. Anche perché sto facendo digiuno intermittente, quindi inizio a mangiare alle 3 e finisco alle 11. Fuori ci aspetta Gianluca e si capisce subito che rapporto c'è fra loro due. Perdonami, ma tu non senti freddo così? Ma perdono, ma tu dove no? Oggi pomeriggio che hai fatto? A meditare. Io medito 45 minuti al giorno. E su che mediti? Ah, Come rompere i
a me poi. Piero ci aspetta già nel ristorante che ha prenotato. Meraviglioso. Qui non si scherza. Ma qualcuno non gradisce. Sono tutti posti che se la luce bassa non si vede neanche il nome su. Vai Ignazio Boschetti. Tu non volevi uscire. Io faccio il digiuno a intermittenza. Appunto, intermittenza Alla fine si è divertito pure lui. Dopo l'iperattivo Piero, l'eremita Ignazio, entro nel mondo del sognante Gianluca. Buonasera, salve. Allora, che fai tu quando entri in camera, prima cosa? Mi metto sta musica rilassante. Questa musica qua. Mi faccio le cose mie, mi faccio la skincare, mi lavo, mi leggo un libro. Guarda, già a dirlo così. Hai capito? Ama provocare gli altri. Sa che nella camera comunicante dorme Ignazio. A 100 all'ora, come un pazzo in autostrada. Ignazio. Pronto? Non è tanto per me, Gianlucci, caccia. Poi arriva un momento quasi sacro, la skincare, come la chiama lui. Tiene moltissimo alla cura della pelle. Senti, ma non ti puoi passare il detergente? Se me lo dici così, come posso dire no? Te. Vai. Che fa questo alla pelle? Questo ti cambia i connotati. Cioè, tu ti svegli domani e c'è la faccia di Ignazio. Che altro fai? Questo non te lo puoi mettere tu. Questa è la medicina. C'è il trucco. Ma che doping per i capelli? Tu te lo metti e rinforza il capello. Comunque fa strano vedere un uomo che si cura, vero? Ah, perché fa poco macio. Secondo me la vedono come una cosa poco virile. Come se determinasse quello la virilità di un uomo, no? Capito? Cosa determina la virilità di un uomo secondo te? Secondo me la sensibilità, la profondità d'animo, la propensione all'ascolto. Tu mi sembri molto timido. A scuola, quando girava voce che sapevo cantare, le maestre mi dicevano: no, ma Gianluca, canta una canzone. Io che facevo? Mi nascondevo dietro la lavagna, perché mi diventavo la faccia rossa, e cantavo da dietro la lavagna faccia al muro. Da dietro alla lavagna si è ritrovato catapultato sul palco dell'Ariston con due ragazzi che conosceva da poco. Che sei il mio unico grande amore. Io ho vinto Sanremo con loro. Quella sensazione lì nemmeno mio fratello l'ha provata con me sul palco. Qui ci si creano dei legami Si che... creano indissolubili. Ragazzi, abbiamo vinto Sanremo, Secondo me tra di noi ci sono anche un po' delle cicatrici antiche, irrisolte. Sai, quei traumi da bambino che tu a 40 anni escono fuori e manco te ne rendi conto. Non mi spiega quali siano queste cicatrici. Avremo tempo domani. Leggi tanto? Sì. Tu sei laureato, studiato? Io purtroppo no, considera che non sono riuscito nemmeno a prendere il diploma, perché quando abbiamo iniziato era proprio il periodo in cui io ho finito la terza media. Adesso l'obiettivo è prendere il diploma e eventualmente laurearmi in filosofia, mi piacerebbe. Anche in camera di Piero avevo notato dei libri. Psicologia dell'obbedienza, che è sta roba? Studia. Ah, sei iscritto all'università? Tu stai prendendo una laurea in psicologia? Sì. Se tu non avessi fatto il cantante, che avresti fatto? Forse è questa. Lo psicologo? Mi piace capire chi ho davanti. Ma torniamo da Gianluca per la seduta di meditazione serale. Ma devi fare un respiro profondo tipo di 2 secondi, tipo così. Per 28 volte. 1, 2, 3, segui il mio respiro. Ora si dorme. Ci dicono che siamo vecchi, alle 2 di notte ancora siamo svegli. Più giovani di te siamo. Che lo si... La mattina dopo ci immergiamo nello spirito parigino. Il panno cioccolato. Riprendiamo il discorso riguardo ai suoi due compagni. Ignazio è solare, anche se magari dentro nasconde dei dolori e delle ombre come tutti. Quando è in compagnia ti fa sorridere. Piero, se ha un obiettivo, lo porta fino in fondo, ma non ho mai visto una persona così. All'inizio considera che spesso loro stavano sempre insieme perché, essendo siciliani, parlavano la stessa lingua, facevano comunella, il dialetto, quindi io ero un po' emarginato. Adesso no, però da piccolo questa cosa mi sono sentito molto solo. Pensi di non essere capito da loro? Sì. In realtà con Ignazio spesso non andiamo d'accordo, ma per una questione caratteriale alla fine, non perché non ci vogliamo bene. Ignazio ogni tanto si chiude in se stesso, io ho delle esigenze diverse. Gianluca vorrebbe parlare e Ignazio no, ma si vede che c'è un enorme affetto. Stai commosso? Sì. Perché? Perché sì. Perché? Perché è così, mi fatto commuovere. Per cosa? Che ti ha detto?
C'è una cosa che non hai detto agli altri due che vorresti dire? Io voglio bene a Ignazio e Piero più di quello che pensano. Comunque non pensavo che fossi così profondo. Più patinato pensavo fossi. Vero? Vuol dire che mi devo lasciare andare. E comunque è proprio vero, Parigi è troppo romantica. Weekend d'amore? E allora? Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei, amore. Guardala negli occhi! Bacio! Bacio! Evviva l'amore! E qui turisti da tutto il mondo sono innamorati del volo. Grande amore. Dopo le gemelle americane, anche una fan dal Brasile. Claro, io volo. Internazionali! Ritrovo Piero, che ama fare colazione da solo. Tu dei tre sei quello più serio. Non è la mia condanna, sono così nella vita, ecco, mi piace avere il controllo di tutto. E questo bisogno di controllo diventa palese quando si avvicina il momento del concerto. Io mi devo preparare, c'ho l'elenco delle mie cose. Questo è l'elenco. Prima faccio la barba, poi mi lavo. Tutte attività che ha scritto in una lista sull'iPad. Un'altra delle cose da fare è ripassare il discorso che apre il concerto. Nous sommes vraiment contents de chanter ce soir à Paris. Così lo direbbe Lino Banfi. Non sono molto contento di cantare qui stasera tutti insieme. Poi abbiamo la doccia. E poi dobbiamo preparare la borsa per il palco. Citrosodina. Sì. Pochette allergia. Sì. Ovviamente è il primo a essere pronto. Ma Ignazio a che punto sarà? Puntualissimo. Come puntualissimo? Noi siamo qua da un... Arriviamo in teatro. Iniziano davvero le prove. Questa è casa tua. Porca miseria, quanto è grosso. Bello, ti piace? Guarda, vai. La gente si siede pure lassù. Certo. Tu lo sai che qui in mezzo al pubblico c'è una ragazza che ha visto oggi il suo 98esimo concerto. Qual è? Della Colonia Blu. Questa ragazza li segue praticamente ovunque. Ieri li ha visti a Lisbona, oggi è venuta a Parigi. Who is your favorite? The one who's asking. Aspetta che flexo un po'. Ecco, l'ho subito imparato. Ma ora sta per iniziare davvero lo show. Mi devo fare la piega dietro e dietro è difficile. Tutto da solo fate? Sì. Ma perché? Vediamo un po' qua. Ci mettiamo questa. Volete scommettere che Ignazio sta ancora in mutande? Vai. C'è i miei tempi. Va bene? Bello. In bocca al lupo, ragazzi. Si va in scena. Il teatro è strapieno. Ma tu ti sei divertito? Bellissimo. Noi con te ci siamo divertiti, sai che ti vogliamo bene. Ma mancano altri 2 giorni. Parla per te, non è che può parlare per te. Il volo si divide. Ma non c'è neanche tempo di festeggiare. A parte gli scherzi, domani mattina si lascia l'hotel alle 7, eh? Niente brindisi, niente bagno di folla, niente fan innamorate. Subito a letto. Ragazze, che rapporti hai? Se uno che rimorchia tanto. Tutta questa storia è iniziata quando avevamo 16 anni. Immaginati, sto ragazzo di 16 anni che immediatamente viene catapultato su un palco con tutte le ragazze che vorrebbero abbracciarsi, starti addosso, fare quello che... Quindi quando avevo 20 anni. Andavi. Sì, virginità quando l'hai persa? Un po' tardi, un mese prima dei 18 anni. E come fu? Dietro un cespuglio. Mamma mia. All'uscita da un programma televisivo tedesco. Eravamo ospiti noi, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Michelle Hunziker che presentava. Quindi Michelle Hunziker ti ha visto per l'ultima volta vergine. Dopo la prima volta a 18 anni, 19 anni ci siamo divertiti. Poi adesso 30-31 anni è cambiato completamente tutto, perché adesso io non me la sento di finire un concerto, conoscere una persona, trascorrere un paio d'ore insieme e poi finita lì. Non cerchi l'amore? Non ce la fa. Sì, se dovessi dirti una paura mia, quella di non riuscire a formare una famiglia. Che non trovavi la donna giusta? Sì, mi aspettavo forse che a questa età qualcosa già fosse già partita, ecco. Dopo qualche ora siamo già in aeroporto. Buongiorno. Buongiorno, tu fai dire buongiorno. Anche 4 ore di sonno. Per svegliarci guardiamo l'album dei ricordi. Eccoli qua, appena quindicenni con le più grandi star del mondo. Beyoncé. Guardalo. Chi è questo? Baby, sei tu? Baby. Tu il solito. Eccolo qua.
Lady Gaga. Porca miseria, Pierone. Direzione da Parigi a Sofia. Anche sull'aereo, divisi. Businessman al telefono, ovviamente. L'artista legge. Il minchione dorme. Appena scesi scoppia la polemica. Sei un vecchio. Che è successo? Perché? Dentro. Devono fare un TikTok, un radico. Vecchio. Vuoi vedere come ti flexo? Guarda come ti flexo. E fra una flexata e l'altra arriviamo nel centro della capitale bulgara. Io ti avevo chiesto cosa pensano di noi le persone, che siamo tutti precisini, non ci siamo lì. Posso fare una cosa che non faccio mai? Facciamo due chiacchiere? Sì. Vai. Dai, sì. Anzi, aspetta, faccio prima una cosa. Cosa fai? C'è una cosa che non gli hai mai detto a loro due. Non gli ho mai detto ti voglio bene. Perché? Perché io faccio fatica ad aprirmi con le persone. Tenerezza a parte, ora che siamo in confidenza dobbiamo sciogliere un nodo molto controverso. La storia della camera d'albergo che avete spaccato. Nel 2015 tutti i giornali avevano pubblicato questa notizia. I tre devastano una camera d'albergo. Feci sul muro, materassi gettati alla rinfusa. Che avete convinto? Vuoi la verità? Vorrei da te. Ti ho raccontato il problema della moquette, dell'asma. Quando siamo arrivati in quell'hotel alle 3 di notte, mi hanno dato la camera con la moquette. Io non potevo dormire. Scendo giù alle 3 di notte, da sto signore dico scusi, mi dà una camera diversa. E questo mi fa no, non ce l'abbiamo. Ce ne siamo andati senza dire niente. Il proprietario non l'ha digerita. E ha fatto uscire sta notizia. Ma minchiata. Le feci Ma io posso cagare nel muro. Per carità, gli credo, ma visto che ci manca ancora una notte da passare in hotel, meglio evitare problemi. Sai dove ti porto? Dove? Là. In una rage room, ossia una di quelle stanze che si possono affittare per distruggerle. Oh, ma qua spacco davvero tutto. Qua puoi. Sai che non ho mai fatto una cosa del genere? Così te sfoghi, fai quello che vuoi, domani canti sereno. Pianifica subito la strategia. Allora, con cosa iniziamo? Con la mazza da baseball. Oh, Piero. Mamma che bella. Attenzione però. Mortacci. Ah, che bello! Oh! Cadi dal cielo come un capolavoro. Tutti quelli che non t'hanno votato. Capolavoro è arrivata ottava a Sanremo. Manco nelle prime tre. Vai. Stampa italiana dice che siete degli sfigati. Vai. Ai giovani che non vi ascoltano. Per me che vi ho rotto l'anima per 48 ore. No. Bellissimo. Sì, la È una sensazione bellissima. Così non rompi più le camere d'albergo. Vai, vai. Posso dire? Ma andate a fare. E da una stanza d'hotel passiamo ad un'altra. E che era un service. Gli altri sono andati a cena fuori. Noi? Vedrai che è più figo. Ma soprattutto è un modo per conoscersi davvero. Spesso posso sembrare una persona dura, no? Però alla fine sono molto fragile, anche se non lo do a vedere. Ho dovuto crescere in fretta, capito? Quindi magari... Perché sei dovuto crescere in fretta? Mia mamma ha tumore a 35 anni, quindi diciamo che lei andava avanti e indietro agli ospedali. O cresci in fretta o cresci in fretta. Non può essere un ragazzino, un bambino di 5 anni quando devi aiutare tua sorella a portare avanti casa. Mio padre lavorava e quindi sono cresciuto con la responsabilità. Gli racconto di quando Gianluca si è commosso parlando del loro rapporto. A livello umano abbiamo dei diverbi. Lui soffre molto di questo. Sì, ma anche io. È come se tu c'hai per te un fratello testa di cazzo e non riesci a fargli capire le cose. Spesso e volentieri sono stato anche molto duro con Gianluca. Ma Ignazio sta cercando di cambiare, anche grazie alla moglie, Michelle. Io ho imparato a vivere la vita in modo diverso grazie a lei. Io prima avevo bisogno di tristezza per andare avanti. Ti giuro, con Michelle con mia moglie è stata una roba... Il primo giorno io ho capito che era lei. Quindi vi siete sposati in giro di? Io dopo 1 mese e mezzo ho chiesto di sposare. Dopo 1 mese e mezzo? Sì. Adesso è 1 anno che state insieme? No, neanche. Oggi è 1 anno che state insieme? Oggi è 1 anno. Auguri. Abbiamo mandato i fiori stamattina. Ma nonostante la felicità, l'anno scorso ha passato un brutto periodo. Stavo solo, facevo un cazzo. Stavo 12 ore attaccato al computer a giocare. Cioè, fondo l'ho toccato a gennaio quest'anno. Quando sono arrivati gli attacchi di panico. Avevo tutto quello che desideravo, una donna meravigliosa, lavoro perfetto, tutto. E non ho capito perché mi sono sentito così. Ma all'improvviso sono arrivato. All'improvviso. E ora sta imparando a conviverci. Accetti che ti senti così. E dico ok, va tutto bene, la mia vita è stupenda, non mi manca un cazzo, è solo un momento. E vado avanti. Vuoi dei figli? Da morire. Quale? Una casa piena di bambini. Ci proviamo, stiamo provando. È una cosa bellissima. Non vedo l'ora. Che ti brillano gli occhi ogni volta che parli tua moglie.
Bello. Non vedo l'ora. Dai, bella questa cosa. Buonanotte. Buonanotte, compà. Riusciamo a dormire per ben 10 ore. La mattina dopo siamo in forma smagliante. Che vita serena però così, riposati, adesso ci mangiamo di tutto. Il suo rapporto con il cibo però è sempre stato complicato. Io ero obeso e per il peso sarei obeso anche adesso, però Come la vivevi? male perché non volevo mai uscire. Ti vergognavi? Sì. C'è stato un momento che andavo a comprare vestiti, nei negozi normali non mi entravano, nei negozi di taglie forti erano troppo grandi. Quindi c'è stato proprio un periodo che... Sentivi sbagliato? Sì. Che hai fatto? Niente, ho detto qua o faccio qualcosa per me o Finisce male. o finisce male. E da lì ho iniziato a fare un percorso che mi ha portato a sentirmi un po' più sicuro, anche se oggi quella sicurezza non c'è mai, perché comunque chi è stato obeso si vedrà sempre obeso. Cioè io mi guardo allo specchio e mi vedo grasso, non mi vedo, sai, in carne o robusto, mi vedo ciccione. Ignazio mi ha sorpreso perché è davvero molto più sensibile di come appare. Dopo la colazione raggiungiamo gli altri e andiamo a teatro. 2 concerti, uno alle 3 di pomeriggio adesso, uno stasera alle 8. Una vera e propria maratona. Vedi che c'è la lettiera? Per fare la pipì. Durante il concerto, tra un momento e l'altro. Ah, ok. Vamo. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Oh, bene, il dito. Anda il maestro stage. Praticamente si esibiscono per quasi 5 ore. In prima fila a Sofia c'è la stessa ragazza che c'era a Parigi e che c'era a Lisbona, che li segue sempre. Quello che è chiaro è che il pubblico del Volo è fedelissimo e chi se ne frega di quanti anni hanno. Un vero e proprio trionfo della musica e di 3 ragazzi che con il loro stile sono riusciti a differenziarsi dagli altri. Quindi sì, anche il Volo flexa di brutto. Abbiamo finito queste 48 ore insieme, io vi ringrazio. Ma mi avete chiesto i giovani cosa pensano, cosa vogliono fare? Non vivremo il peso di una vita borderline. Mississippi Drive. Guido stando attento a non far pieghe sulle Nike. Mississippi Drive. Faccio comeback, trapper, non mi stanco mai. Mississippi Drive. Mississippi Drive. Ma in sincerità siete più colleghi o più amici? Amici, anzi, fratelli.